Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio laboratorio. Oggi parliamo di batterie auto. Perché? Perché io lavoro nella ditta di batterie auto e mi sono reso conto sia parlando con amici sia con meccanici che sotto questo argomento c'è molta ignoranza. Hey guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Di solito le persone si affidano così in generale a una marca che conoscono o con cui si sono trovati bene, oppure addirittura vanno direttamente sulla batteria meno cara dicendo sì vabbè ma tanto sono tutte uguali, non cambia niente, prendo quella che costa meno, tanto durano 2-3 anni e poi la cambio. In realtà se dura poco la batteria ci sono dei motivi. Partiamo dalla base e vediamo un po' i motivi per cui una batteria può essere sbagliata, acquistata sbagliata e montata sbagliata nella macchina. Vi siete mai resi conto che le batterie, quelle installate dal produttore, durano anche 6 o 7 anni? Ecco, questo perché i produttori chiedono dei tipi specifici di batterie nel momento in cui costruiscono una macchina. Poi noi, io prima di lavorare in questa ditta, non lo sapevo neanche io, noi per ignoranza prendiamo una batteria a caso, la mettiamo dentro la macchina e diciamo, vabbè, basta che sia uguale, 70 Ah, 700 A, via, andiamo avanti così. In realtà non è proprio così. Ci sono tre macrofamiglie di batterie. Ci sono le batterie flooded, che sono quelle standard, che sono semplicemente delle piastre positive e negative imbustate in separatore plastico all'interno dell'acido, e questa è la batteria. Poi ci sono le batterie AFB o EFB, che sono praticamente la stessa cosa, sono delle batterie standard avanzate. Avanzate perché? Perché le piastre positive hanno un rivestimento in un film di poliestere che va a trattenere la materia attiva delle piastre, e in questo modo la vita della batteria si allunga molto di più. Questo tipo di batteria può avere degli additivi sia nell'acido sia all'interno della pasta della piastra praticamente, e in questo modo la vita ciclica d'accensione e spegnimento della macchina, che noi continuiamo accendi spegni, soprattutto negli start and stop che mettono molto sotto sforzo la batteria, vanno a migliorare la durata nel tempo di questo continuo ciclo di start and stop, start and stop. Se noi mettiamo una batteria standard in una macchina con start and stop, dopo un mese la buttiamo via. Se ci va bene andiamo avanti un anno, ma non sono adatte per questo scopo. Anche per questo a volte magari spendiamo poco, la batteria dura poco, perché abbiamo una macchina start and stop, non possiamo comprare una batteria standard. Dobbiamo comprare una batteria EFB, AFB, insomma ci sono questi due modelli, dipende dalle ditte come li chiamano, oppure AGM. L'AGM è tutto un altro mondo. AGM significa Absorbed Glass Mat. In parole povere, praticamente c'è tra le piastre, al posto di esserci una busta plastica, tra le due piastre positive e negative viene messo un separatore in lana di vetro. Questo assorbe totalmente l'acido e praticamente non c'è acido nella batteria se non all'interno dei separatori. Sono fatte in maniera diversa, le piastre sono diverse, il separatore è diverso, hanno un costo e una prestazione nettamente diversa. Oltretutto, se una di queste batterie cade per terra, teoricamente non dovrebbe perdere una goccia d'acido, mentre le altre, a volte, anche solo muovendole dal forellino di sfiato dell'acido, di sfiato dei gas che si creano, potrebbero perdere delle gocce d'acido. Le batterie AGM sono senza manutenzione, non serve aggiungere acqua distillata, non serve farci nulla. Nel momento in cui le mettiamo in auto, durano quello che durano e poi si buttano via. Le batterie FLAD e le batterie EFB sarebbe il caso una volta all'anno di aggiungere l'acqua che manca, cioè distillata, mi raccomando, acqua distillata che è stata consumata dal processo di elettrolisi nella ricarica. L'acqua diventa ossigeno e idrogeno e fuoriesce dal foro con la pastiglia antifiamme, che si ricarica molto più velocemente di una standard. Si ricarica anche leggermente più velocemente anche di una batteria AFB. Quindi, detto questo, potrebbe sembrare che compriamo AGM, abbiamo risolto qualsiasi problema. In realtà no. Perché?
Le batterie AGM hanno una tensione di ricarica inferiore rispetto alle batterie standard e alle FB. Le FB vanno ricaricate a 16 volt, le batterie AGM vanno caricate a 14,4/14,8. Già questa è una grande differenza, perché se noi mettiamo una batteria AGM in una macchina che ha una batteria standard, bruciamo la batteria. L'alternatore non è studiato per quel tipo di batteria, quindi questo non si può fare. Possiamo però, per migliorare la durata della batteria, se non vogliamo cambiarla ogni anno, se abbiamo una batteria standard, possiamo mettere una batteria AFB o EFB. Perché? Perché hanno la stessa tensione di ricarica e sono compatibili. La differenza è il prezzo. Una batteria standard del supermercato possiamo pagarla 70 euro per 70 Ah, una batteria EFB costa 110, una batteria AGM costa 140, per spiegarci. Ovviamente è vero che l'investimento iniziale è montare una EFB su una macchina che ha batteria normale, spendiamo 30 euro in più, 30-40 euro, però sicuramente nel tempo ci risparmiamo di comprare almeno una batteria nella vita della macchina, perché una batteria standard dura 3 anni, 3 anni e mezzo, una batteria EFB se messa in una macchina così non la cambiamo più, dura 6-7 anni. Non possiamo fare il contrario, non possiamo mettere una batteria flooded su una batteria, cioè su una macchina start and stop. Perché? Perché non sono fatte adeguatamente resistenti per un uso intensivo come una macchina start and stop ha della batteria. Perché la macchina si spegne, si accende, si spegne, si accende, si spegne, si accende a ogni stop. Tutte queste botte di corrente che escono dalla batteria vanno a logorarla. Per questo ci sono quei film che abbiamo detto prima che tengono la materia attiva unita e degli altri additivi che aiutano nella continua carica e scarica e i cicli di vita sono molto più lunghi. Le flooded non ce l'hanno, quindi noi mettiamo questa batteria nella macchina, start and stop, partiamo, dopo un anno ci ritroviamo a piedi e diciamo oh che batteria schifo che fa questo produttore. Non è vero, la batteria non è adatta alla macchina e il rivenditore, purtroppo tanti rivenditori non sanno che questo non è adatta. Le AGM sono adatte alle macchine start and stop di un certo tipo che utilizzano queste fin dalla produzione della macchina. Quindi, se dovete acquistare una batteria per la vostra macchina, non prendete quella prima che vi capita, prendete la batteria che consiglia il produttore. Il produttore dice che ci vuole una batteria AGM, non pensiamo di comprare una batteria AFB, perché non è adatta. Compriamo la batteria del produttore, che ci dice il produttore. Possiamo prendere un'altra marca, possiamo prendere la marca che ci piace di più, però dobbiamo seguire come minimo le indicazioni di ampere ora, corrente di spunto e modello. Se una batteria è una 70 Ah, 700 A AGM, dobbiamo prendere una batteria AGM con quelle caratteristiche. Non possiamo prendere una batteria più piccola perché dopo tot utilizzi, anche se è della stessa tecnologia, compriamo una 60 Ah 600 A, dopo tot utilizzo la batteria è sfinita, non ce la fa più. Non dobbiamo prendere una batteria più grossa, perché? Perché l'alternatore potrebbe far fatica a caricare la batteria. Quindi compriamo una 80 Ah, non ce la fa a caricarla, la batteria lavora sempre al 70-80% e pian pianino cala perché non riesce più a riprendersi e oltre a mettere sotto sforzo l'alternatore andiamo a lavorare male con la batteria. Quindi il consiglio che do io è prendete la batteria adatta, quella che consiglia il costruttore. Se ti sono stato utile con questo video, non dimenticarti di lasciarmi un pollicione in su, cliccare su iscriviti e la campanellina. Perché la campanellina? Perché il prossimo video che farò ti arriverà una notifica e potrai così seguirlo. Ciao e al prossimo video. Hey guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.